SimLab XB1, freno a mano molto compatto dell'azienda SimLab. Naturalmente la ringrazio per la collaborazione. Vi ricordo già dall'inizio che è una collaborazione molto nuova, ci sono i link in descrizione per poter acquistare qualsiasi prodotto sul loro sito. Vi sarei molto grato se utilizzaste il mio link, perché è un grande supporto per quello che è l'inizio di questa nuova collaborazione, che spero possa durare nel tempo. Anticipo anche che non ho codici sconto, nel caso doveste trovarne qualcuno in giro vi sarei grato se comunque utilizzaste il mio link, poi magari aggiungete il codice sconto e nelle note inserite magari il mio nome come content creator, per cui vi siete avvicinati all'azienda. Per me attualmente è un grandissimo supporto per poter consolidare questa nuova collaborazione. Arriviamo adesso al freno a mano, prodotto molto compatto. Riconosciamo sempre le colorazioni che utilizza ormai SimLab in questo genere di prodotti e anche la tipologia di lavorazione, sempre molto curato a livello estetico. Per quanto riguarda le sue dimensioni è alto 30 cm. Per quanto riguarda il montaggio c'è questo foro e quest'asola frontale che sono ad una distanza di 15 cm. Naturalmente l'asola frontale renderà possibile un montaggio anche in obliquo, molto più semplice da poter utilizzare quando siete seduti sulla vostra postazione e soprattutto per chi ha abbastanza spazio per poter gestire meglio tutte le sue periferiche. Per quanto riguarda i materiali di costruzione, la parte del corpo è in alluminio al CNC con una satinatura grigia, è un grigio tipico dei prodotti SimLab e la serigrafia in entrambi i lati bianca. Anche per quanto riguarda l'asta abbiamo alluminio al CNC, stessa cosa per quanto riguarda l'impugnatura. Ha questa zigrinatura molto pronunciata e piacevole al tatto quando la utilizzate sia a mani nude che con i guanti. Il suo diametro è di 32 mm e nel caso decidiassi di volerla cambiare, la parte dell'impanatura è un M10, quindi volendo potete cambiare anche la manopola che andrete a impugnare per tirare il freno a mano. Per quanto riguarda il meccanismo, ha frontalmente un fine corsa che lo rende, una volta messo in compressione, totalmente solido nella posizione neutra, e per quanto riguarda il funzionamento ha una cella di carico posta in questa parte qui ed è direttamente azionata dalla molla e gli elastomeri che deciderete di montare. All'interno della confezione vengono forniti altri elastomeri ed un distanziale. Gli elastomeri forniti sono 50 shore, 60 shore e 70 shore a secondo della durezza che vorrete andare a esercitare per il vostro freno a mano. C'è poi una molla e tramite il precarico con queste rondelle anodizzate blu, andando a aumentare o diminuire il precarico, andrete a decidere quanto già metterete in precompressione la molla e quanto del suo feedback ci sarà a livello di pressione. Potete dare un precarico che arriva ad escludere anche totalmente quello che è l'effetto della molla. Ho trovato molto interessante la costruzione meccanica del progetto perché, essendo la cella di carico montata sullo stesso identico asse dove sono montati la molla e l'elastomero che lo vanno a comprimere, è l'impostazione meccanica più diretta che io ho visto in un freno a mano che utilizza una cella di carico. Molto interessante. Qui dietro troviamo la scheda di controllo della cella di carico, dove tramite un cavo USB di tipo C lo andrete a connettere al vostro PC. Potrete poi andare a sostituire sia la molla che l'elastomere con quelli in dotazione. Si fa semplicemente alzando la linguetta qui davanti, sfilando il perno, questo perno qui, e a questo punto potrete sfilare tutto il sistema. Ecco qua, vediamo, eccoci qua, vedete? Si smonta e monta veramente in pochi secondi. Lo potete fare direttamente anche quando il freno a mano è montato e con pochissimo sforzo, e quindi anche divertirvi nel fare diverse prove su quella che è poi la regolazione che troverete migliore per le vostre esigenze. Una volta rimontato tutto, ricordatevi di iniziare a dare un pochino di precarico, e nella parte frontale ci sono, come vedete, due rondelle separate. Naturalmente la seconda serve ad andare a bloccare la prima, utilizzata quindi come controdado, e evita che la rondella principale possa ruotare accidentalmente e quindi cambiare l'impostazione mentre state giocando. Naturalmente in un freno a mano a cella di carico come questa diventa importante anche la taratura, e ho fatto un video per voi sul software. Per quanto riguarda la calibrazione, dobbiamo aprire il software SimLab,
attivare il freno a mano e vi si aprirà questa schermata. Il mio in questo caso è già calibrato, ma per farlo vi basterà cliccare su Calibrate. A questo punto andrete a tirare la leva del freno a mano con la forza che vorrete sia la forza massima per avere un input del 100%. Una volta fatto, Finish Calibrate, e il freno a mano sarà calibrato. Potrete anche dare diverse curve al segnale, vedete? O anche questa, che funziona in un modo diverso, oppure la solita totalmente lineare. Una volta che avete fatto il vostro profilo, lo potrete salvare. Sempre tramite il software ci sarà poi la possibilità di poter aggiornare il freno a mano, ma nel mio caso mi è arrivato già aggiornato. Ma torniamo a noi. Ciao ragazzi, bentornati. Naturalmente la taratura in un freno a mano è sempre abbastanza semplice, dovendo soltanto voi impostare e gestire quella che è la forza massima che vorrete dare per ottenere il massimo input. E quindi, arrivando alle conclusioni finali, è un prodotto che straconsiglio agli amanti del rally e del drifting. Naturalmente, avendo un segnale modulabile, diventa molto importante la fase della taratura, ma proprio la sua modularità nell'espressione del segnale renderà felici tutti gli appassionati a cui piace gestire lo sbandamento della propria auto con il freno a mano. Naturalmente la parte di elettronica è un'elettronica molto semplice, è riconosciuta praticamente da tutti i giochi disponibili, infatti volendo potreste anche tararla tramite l'applicazione di Windows, ma utilizzare il suo software rende dal mio punto di vista più interessante utilizzare anche delle curve di segnale che possono accentuare o dare una modularità diversa alla pressione del freno a mano. Trovo sempre molto belle e interessanti le lavorazioni, le anodizzazioni, in questo caso a questa parte dietro oro, la parte della ghiera anodizzata blu, la parte dell'asta e del pomello anodizzazione nera, la parte del corpo del freno a mano anodizzazione grigia, tutto sempre davvero curato e di estrema qualità dal punto di vista estetico. Sono molto contento di aver potuto provare questo prodotto perché li ho visti sempre in fiera e avevo sempre notato la qualità meccanica con cui erano costruiti, ero sempre stato curioso di poterli provare nei vari software per vedere anche la tenuta, la durabilità, perché poi un prodotto deve essere sì bello, ma secondo me deve durare nel tempo, e soprattutto prodotti come questo, come anche è stato il cambio sequenziale, sono prodotti che nell'utilizzo, secondo me, vanno utilizzati, io dico sempre un po' maltrattandoli, quindi a schiaffo, con forza, e devono essere robusti e duraturi nel tempo. E sinceramente, sia per quanto riguarda il freno a mano che il sequenziale, li ho messi bene alla frusta e si sono comportati in maniera eccellente. Dopo un mese di utilizzo sono ancora praticamente nuovi e quindi da parte mia totalmente promossi. L'unica nota che voglio fare per quanto riguarda il freno a mano: fate sempre bene attenzione agli spazi che avete per montarlo, perché è un freno a mano che si può montare solamente in questa posizione e quindi dovrete avere o per forza un longherone in profilati d'alluminio o una piastra laterale. Arriviamo poi al prezzo: 199 euro. Dal mio punto di vista qualità-prezzo ottima, anche vedendo anche altri prodotti che ci sono in questa fascia di prezzo. Naturalmente a livello meccanico è molto simile ad altri prodotti, ma sono sicuro che troverà sicuramente spazio in molte postazioni, magari anche in combinazione con il sequenziale sempre di SimLab, che naturalmente ringrazio per dare la possibilità al mio canale di poter recensire tutti i suoi prodotti. Vi ricordo sempre, qui sotto ci sono i link in descrizione per poterlo acquistare tramite un codice affiliazione, ci sono poi altri link affiliazione. L'utilizzo di questi link supporta tutto quello che faccio qui nel canale e come sempre vi ringrazio, ci vediamo alla prossima review. Ciao!